ragazzi, bentrovati sul canale di Wraplab. Nuovo video, nuovo format. Siccome sappiamo che siete molto interessati a come wrappare una macchina, andremo a fare un video how to wrap, quindi come si wrapperà in questo caso Alfa Romeo Giulia, che da nera lucida siamo andati a trasformare con un oro super candy, come avrete già visto dalle immagini. Magari faremo poi due parole durante l'applicazione sul materiale stesso, sulla tipologia e su come appunto va trattato. Per prima cosa, in assoluto, quando si comincia con un wrapping si parte con un bel lavaggio, quindi magari vi lasciamo le immagini sotto la mia voce. Dopodiché si carica la macchina, in questo caso sul ponte, si vanno a smontare tutte le parti che potrebbero darci fastidio durante l'applicazione, quindi eventuali griglie, specchietti, maniglie e via dicendo. Poi nel caso specifico sulla Giulia va smontato magari qualcosa meno, perché appunto il paraurti anteriore, anche perché poi è nero lucido, non andremo a smontarlo, il paraurti posteriore non andremo a smontarlo. Abbiamo smontato magari qualcosina in più sulla parte posteriore, quindi a livello dei fari, ve lo faccio vedere. Quindi siamo andati a smontare, come vi dicevo, fari posteriori, lo spoiler, quindi macchina lavata, macchina smontata, si può cominciare con il wrapping. Ultimo passaggio fondamentale prima di applicare la pellicola è quello di dargli una passata con dei pulitori specifici, quindi magari ve li facciamo vedere nel dettaglio. Pulitori sempre prodotti dalla nostra APA, quindi azienda italiana, produce pellicole, produce anche materiali per l'applicazione delle pellicole. L'Easy Cleaner appunto è un pulitore generico a base alcolica, apposito per l'ultima passata prima dell'applicazione della pellicola. Una volta data appunto una passata con questo prodotto e uno straccio pulito, direi che la nostra carrozzeria sarà pronta all'applicazione del nostro wrap. Come avete visto dalle immagini, i ragazzi hanno preso le misure del cofano, hanno tagliato il materiale e hanno cominciato ad appoggiarlo. Allora, questo materiale andiamo a vederlo magari nel dettaglio, rubiamo un talierino. Andiamo a vederlo nel dettaglio, un materiale super candy, quindi vediamo la grana che è super metallizzata. Caratteristica fondo, non in tinta come l'anteriore, ma argento sempre super metallizzato, con una lamina trasparente gialla che appunto dà questa finitura. Come vedete dalle immagini, particolarità di questo materiale è il fatto che appunto, essendo molto più spesso rispetto a una pellicola standard, c'è bisogno di andare a scaldarlo in maniera maggiore e si raffredderà anche più alla svelta rispetto magari a un nero opaco, comunque a un colore pastello. Adesso vedete che i ragazzi stanno tensionando il materiale, non stiamo andando a dare tensioni eccessive, ma la nostra pellicola, una volta appoggiata, vedete che appunto il materiale tensionato in una maniera leggera è stato già appoggiato al cofano stesso, non presenta grinze o pieghe nella parte che ci interessa e il nostro Nico sta andando a schiacciare e a rimuovere tutta l'aria dal sotto della pellicola. Vedremo poi in fase di chiusura, quindi quando il nostro cofano sarà già rifilato e ritagliato, quali attenzioni bisogna tenere su questo tipo di pellicola, quindi un materiale super candy che, ripetiamo, è più spesso dei materiali normali. Visto che stiamo eseguendo un auto wrap, un Alfa Romeo Giulia, quadrifoglio in questo caso, la particolarità di questo cofano per quanto riguarda la vettura è la presa d'aria che chiaramente ci prende un po' più di tempo, perché lo vedremo poi magari una volta che verrà rifilata, la griglia della presa d'aria rimane sotto a questo foro, quindi chiaramente dovremo andare a rivestire anche lo spessore di questa presa d'aria. Magari a parole è un po' più complesso, lo vedrete poi dalle immagini del nostro Marco. Nel frattempo procediamo con la nostra applicazione. Avete visto ragazzi, anche parte della fiancata del lato passeggero è stata applicata. Vi abbiamo solamente fatto vedere come è stato il procedimento. Adesso magari entriamo nel dettaglio e vediamo ogni singolo pezzo che stiamo andando a rivestire con la nostra pellicola. Chi ci segue da tempo ormai lo saprà. Per tutti i nuovi spieghiamo il motivo per il quale i ragazzi hanno preso un foglio intero da 4,5 m per 1,5 m di altezza. Questo perché stiamo lavorando con un colore con un effetto metallizzato, anzi super metallizzato. In fase di stampa cosa succede? Immaginatevi una stampante
enorme che stampa questo effetto metallizzato, quindi sale, scende, sale, scende, sale, scende, per 1,5 metri di altezza. Se noi avessimo preso la nostra bobina da 1,5 metri e l'avessimo girata in 4 pezzi differenti, probabilmente, anzi sicuramente avremmo avuto 4 colorazioni diverse. E questo è il motivo per il quale abbiamo preso 4,5 metri interi e li abbiamo divisi, mantenendo sempre la posizione della bobina verticale. Per semplificarci la vita, ovviamente poi andiamo ad applicare ogni pezzo singolarmente, quindi ci siamo tenuti delle leggere abbondanze, quindi come vediamo qui abbiamo 2-3 cm di abbondanza per permetterci appunto di rivestire anche tutti le varie curve, le bombature della macchina. Quindi diciamo che dobbiamo pensare sempre al nostro how to wrap. Per una affiancata di una macchina in particolare con questa tipologia di pellicola sicuramente dobbiamo prendere un foglio intero e nel caso andare a dividerci ogni singolo pezzo che andremo poi a wrappare. Ora direi spazio alle immagini e noi ci rivediamo più tardi per il nostro paraurti. Come wrappare il tetto dell'Alfa Romeo Giulia? Allora, i tetti in generale diciamo che non dobbiamo andare a tensionarli in una maniera eccessiva, in quanto la maggior parte del tetto è abbastanza pianeggiante. L'unica tensione che dovremo andare a portare a questo pezzo di pellicola sarà negli ultimi 15-20 cm di tetto, perché ovviamente, come si vede anche in camera, tende a bombare verso il basso, quindi chiaramente avremo un accumulo e questo accumulo dovremo gestirlo con il fone, con una tensione appunto andando a scaldare il materiale. Tutto il resto del tetto bisogna armarsi di pazienza e avanzare piano piano, quindi adesso magari lo vediamo insieme con le immagini. Noi abbiamo già fissato un metatetto nella medesima maniera, quindi andiamo avanti e vi facciamo vedere come si va a spatolare un tetto, in questo caso dell'Alfa Romeo Giulia. Come vedete abbiamo spellicolato circa una decina di centimetri con la mano anteriore, quindi speculari, andiamo a tensionare il nostro materiale, quindi vediamo che è già lineare e pronto ad essere spatolato, quindi spatola sempre inclinata a 30 gradi dall'inizio alla fine, quindi non parto e arrivo piatto, ma sempre spatola a 30 gradi da cima a fondo. Appunto, come dicevamo, solamente con la tensione delle braccia riusciamo ad andare a togliere l'accumulo di materiale che c'è su questo pezzo di pellicola. Quindi andiamo avanti fino a 20-30 cm da fine del tetto e poi ci rivediamo dopo che spieghiamo bene come si fa. Arrivati a questo punto, ragazzi, andremo a spellicolare tutto il nostro liner, quindi la carta sottostante la pellicola. Come vedete manca una spanna. Allora, potremmo anche tensionare senza utilizzare il phon. Diciamo che le temperature si stanno un po' abbassando, quindi avessimo fatto questo lavoro ad agosto probabilmente non c'era bisogno di andare a fonare. In questo caso direi prendiamo il phon, diamo una leggera scaldata per distribuire la tensione sul nostro materiale. Come vedete abbiamo lasciato un'abbondanza pari alla parte che dobbiamo andare ancora a posare. Questo perché andando a fonare non andremo a fonare solo il nostro pezzo ma anche la parte in eccesso e andremo a distribuire la tensione su tutta la parte di pellicola. Chiaramente non dovremo esagerare con la tensione del materiale perché ovviamente essendo scaldato il materiale è molto più morbido, quindi andiamo a tensionare come stavamo tensionando prima, daremmo una tensione eccessiva sul materiale che poi tenderebbe a ritirarsi. Quindi tensione leggera, come vedete le grinze sono sparite completamente, andiamo a schiacciare la parte finale del tetto, se rimane qualche bollicina in chiusura possiamo tranquillamente sollevare il materiale e dare una via di uscita. E non so se non si vede in camera, ma non si vede ed è giusto che non si veda, dove abbiamo fatto la nostra tirata non c'è alcun segno, nessuna tensione, nessuna striata, stirata e quello che volete. Quindi ora che tutta la pellicola è stata posata diamo una passata di phon su tutto il contorno, andiamo a detensionare il materiale, una volta che si sarà raffreddato andremo a rifilare il tutto.
Quindi ragazzi, ora non ci rimane altro che andare a rimontare il tutto, quindi le varie prese d'aria, lo specchietto che dovremo andare a fare in carbonio, piccolo dettaglio che non vi avevamo ancora anticipato. Dopodiché la macchina sarà completamente terminata, daremo magari uno sguardo di controllo su tutti i vari punti critici, quindi spigoli, non spigoli, prese d'aria e via dicendo. Una volta terminato tutto, la macchina sarà completa e pronta per essere consegnata al cliente. Siamo ragazzi, la macchina è stata completata al 100%, abbiamo rifinito qualche dettaglio, quindi specchietti, o meglio calotte specchi in carbonio lucido per andare a riprendere il carbonio che già avevamo sulla carrozzeria. Abbiamo rimontato il tutto e quindi direi che anche questo progetto è terminato. Fateci sapere qua sotto nei commenti se il format vi piace, se volete sapere altre info sul wrapping, se volete questo format anche sul PPF, se no sullo scuramento vetri o quello che preferite e noi vedremo di accontentarvi se ovviamente sarà fattibile. E come sempre io vi ricordo, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e raga, non perdetevi i prossimi video perché come sempre vi lasceremo senza parole.